Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Infocamper. Oggi, nonostante siamo in vacanza, abbiamo pensato a voi. Ma questo perché? Perché in realtà prima di partire ho fatto una piccola modifica al mio impianto, memore del video che potete trovare all'interno della playlist, uno degli ultimi che abbiamo fatto uscire relativamente al rendimento del frigorifero 12 volt e 220 volt, quindi con la resistenza alimentata a 12 o 220 volt. In base a questo ho fatto una piccola modifica al frigorifero pensando a vantaggi e svantaggi che da questa modifica può derivare, e quindi questo video è in relazione all'utilizzo di questa modifica che vi spiegherò successivamente e della sua analisi, diciamo un po' superficiale chiaramente, però un'analisi di utilizzo in funzione di questo periodo, cercando di analizzarne il funzionamento. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale e mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere chiaramente le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Dunque, resistenza a 12 volt, resistenza a 220 volt. Come abbiamo già descritto, il frigorifero presenta queste caratteristiche, questa fonte di alimentazione che può essere scelta a 12 volt, 220 volt oppure chiaramente a gas. Tralasciamo il gas per ora, concentriamoci sulle due resistenze. Abbiamo visto che uno dei grossi problemi per l'alimentazione a 12 volt sostanzialmente erano due: era la caduta di tensione, quello più importante, e le condizioni non ottimali di funzionamento che derivavano dal movimento del veicolo e quindi dalla non costanza dello smaltimento del calore e del movimento della miscela che si trova all'interno, cosa molto importante. Teoricamente il frigorifero dovrebbe funzionare in condizioni perfettamente piane e con un'alimentazione logicamente costante e una potenza che è la potenza di progetto. Questo non succede nella realtà e la resistenza è leggermente diversa, comunque sia il rendimento non è conforme. La soluzione che si può trovare, ed è quella che abbiamo sperimentato ora, è quella di collegare il frigorifero mediante inverter a 220 volt, quindi avere la possibilità di far andare il frigorifero a 220 volt anche in marcia, ma non solo. Allora, prima di fare questo collegamento, in realtà la domanda sorge spontanea: per quale motivo visto che le condizioni di marcia sono le stesse sia a 220 volt che a 12 volt, perché non realizzare una linea di alimentazione a 220 volt che non soffra della caduta di tensione? Assolutamente possibile, sicuramente, ma ho fatto una lista dei vantaggi e degli svantaggi e alla fine la soluzione con l'alimentazione ad inverter, in funzione di alcune caratteristiche, circostanze e anche di costi superiori, è preferibile. Vediamo quindi quali sono i vantaggi e gli svantaggi ovviamente di questa soluzione, quelli che io ritengo tali. Innanzitutto abbiamo una riduzione della possibilità della caduta di tensione. Questo ne abbiamo parlato prima, quindi alimentando a 220 volt, come state vedendo, ho proprio misurato la tensione che a 12 volt scendeva a 11,5, 11,3, mentre invece adesso è 229 volt, quindi praticamente la tensione è perfetta, significa il rendimento ottimale della resistenza e quindi la produzione di calore. Ovviamente le condizioni di marcia sono quelle che sono, però almeno ottimizziamo il rendimento della resistenza. Un'altra cosa interessante è la possibilità di avere questa tensione costante anche in caso in cui si vada in luoghi tendenzialmente camping o aree di sosta. Questo succede soprattutto nei periodi estivi, dove la tensione, a causa della sovrabbondanza di veicoli collegati, non è costante ma tende a scendere. Molto spesso dei clienti si lamentano del fatto che il rendimento del frigorifero, soprattutto a 220 volt in estate, quando sono in campeggio, è bassa proprio per questo motivo qua, e non se lo riescono a spiegare in realtà. Quindi io gli suggerisco o di metterlo a gas oppure accettare un rendimento inferiore. Questo non succede in questo caso, perché noi possiamo sempre mantenere a 220 volt che carica le batterie, però prelevare dalla batteria tramite l'inverter e alimentare il frigorifero, e quindi abbiamo una 220 volt sicuramente più costante. Questo ci consente di avere un altro vantaggio, una libertà di scelta, perché noi non eliminiamo la possibilità di mandare il frigorifero a 12 volt, ma abbiamo la possibilità in più. È come il concetto delle ventoline del frigo: se noi le abbiamo le possiamo accendere, se non le anche se non ci servono, nel 90% dei casi non ci servono,
ma se le abbiamo le possiamo accendere, se non le abbiamo chiaramente non le possiamo accendere. E un'altra cosa interessante è che magari per alcuni non è prioritaria, ma sono la riduzione dei consumi di gas del frigorifero, ovviamente, che essendo un 25-30% di riduzione possiamo ottenere, non è moltissimo, però magari è quel chilo che ci fa evitare di andare a cercare una bombola nel caso di vacanze o di uscite molto lunghe, non tanto per il costo quanto per lo scomodo, soprattutto se ci troviamo fuori Italia, di andare a cercare una bombola, c'è il vuoto, magari la filettatura è diversa, insomma abbiamo comunque quel piccolo margine in più che ci consente di stare leggermente più tranquilli. Passiamo adesso agli svantaggi, che sono sostanzialmente due, collegati tutti e due tra di loro. Innanzitutto sono i maggiori consumi elettrici, questo è il grandissimo svantaggio che poi si porta a catena quell'altro che vi dirò, perché logicamente la corrente la preleviamo dalla batteria e la innalziamo tramite inverter, quindi in realtà è un doppio processo che dal punto di vista energetico è una perdita, questo è ovvio perché c'è una trasformazione in più, quindi c'è anche il rendimento in mezzo dell'inverter che logicamente è una perdita aggiuntiva. In generale si consuma di più e questo incide moltissimo sul costo dell'impianto, perché questa soluzione è preferibile, ve la consiglio solamente nel caso in cui si abbia una potenza solare installata cospicua e in realtà se abbiamo un impianto litio. Secondo me è una discriminante abbastanza importante, perché altrimenti non riusciamo a avere quel flusso di energia, di corrente prodotta dai pannelli che poi può essere gestita dalla batteria, non tanto per la quantità di corrente che in realtà poi alla fine vedremo saranno intorno ai 16 ampere, che non è poco, ma 16 ampere ora per diverse ore logicamente abbiamo un consumo veramente rilevante, perché poi non è solamente il frigorifero che noi teniamo acceso, ma è anche magari il ventilatore, abbiamo anche altre utenze, le luci la sera, eccetera eccetera, e quindi chiaramente va considerata. Nel mio caso questo costo era già stato ammortizzato perché avevo già fatto la scelta di realizzare un impianto litio, lo sapete, chi mi segue da un po' sa che io ho un impianto da 160 ampere-ora, batteria al litio Victron con BMS esterno, con due MPPT che gestisce un pannello da 180 watt Black Solar dell'NDS e un altro che gestisce due pannelli da 120 posti in serie sempre dell'NDS. Quindi questi sono i miei flussi energetici, quindi l'uscita il frigorifero, l'entrata i due pannelli solari. Vantaggi e svantaggi ve li ho detti, lo svantaggio maggiore è il costo dell'impianto e la possibilità di installare o meno una potenza adeguata. A questo punto vi faccio vedere che cosa è successo in questo mese di utilizzo.